In questo video vi farò vedere come realizzare un quadro macabro partendo da uno stampo del viso. La mia cavia sarà Peter, il ragazzo che si occupa delle riprese e del montaggio di questi nuovi video. Un tutorial a tema stampi del viso è già presente qui sul canale, ma questa volta sarà differente perché non utilizzeremo l'alginato ma del silicone al platino, del silicone fatto apposta per gli stampi del viso. Ora vi starete chiedendo perché utilizzare uno rispetto ad un altro. Diciamo che l'alginato è sicuramente più economico e più veloce da utilizzare, ma il silicone ci permette di creare degli stampi che non si rompono, quindi si possono riutilizzare più e più volte, fidatevi che è una cosa utilissima. In più, in questo specifico caso dovremo colare della Monster Clay all'interno dello stampo e il silicone è perfetto per questo tipo di lavoro. Ok, possiamo iniziare con il nostro stampo. Per prima cosa prepariamo il modello, quindi copriamo i capelli e mettiamo un po' di crema tipo la Nivea sui peli, quindi le sopracciglia e la barba. Il silicone è sempre bicomponente, quindi si mischia A e B assieme. Non facciamo tutto il silicone una sola volta come facevamo con l'alginato, ma prepariamo piccole quantità. Rispetto all'alginato, infatti, i vari strati di silicone si incollano perfettamente fra di loro, quindi possiamo realizzare lo stampo con più calma e lavorare meglio i vari dettagli. Ricordatevi sempre di preparare tutto il materiale necessario prima di iniziare con lo stampo, in questo modo sarete più veloci. Io preparo tanti bicchierini con uno dei due componenti e piano piano, quando lo utilizzo, aggiungo il secondo componente e lo applico sul viso del modello. In questo caso io parto dal naso, dato che è una delle zone diciamo più complicate, dato che ci sono i fori del naso e la persona deve necessariamente respirare. Come vedete io utilizzo un pennello, in questo modo sono molto più preciso ed evito di creare bolle d'aria. Una volta che abbiamo applicato tutto il silicone sul nostro viso, passiamo alle bende gessate. In questo caso non farò un unico guscio esterno, ma farò in modo che si possa dividere in due parti. Io mi aiuto con della carta stagnola, quindi faccio prima una parte e poi una seconda parte di stampo. In questo modo si potranno staccare senza problemi perché non si uniscono fra di loro. Una volta ottenuto il nostro stampo possiamo finalmente passare alla Monster Clay, che io sciolgo nel mio forno a microonde. Sembra una cosa stupida, ma fate sempre molta attenzione perché quando la plastilina è sciolta è molto calda e quindi rischiate di bruciarvi. Generalmente faccio il primo strato con la plastilina molto liquida in modo da avere la perfetta lettura di tutti i dettagli. Quando la plastilina si sarà solidificata ne aggiungo altra, io un pochettino più solida con le mani, in modo da gestire perfettamente tutti i vari spessori. Lasciatela indurire molto bene, quando vi sembrerà adatta potrete estrarla dal vostro stampo. In questo modo abbiamo ottenuto uno stampo modellabile, un supporto modellabile in plastilina. Per modellare e creare una nuova scultura avevo soltanto un pomeriggio disponibile e quindi non ho voluto fare una cosa particolarmente complicata, ma non volevo neanche alterare troppo il viso di Peter. Volevo comunque che ci fossero dei particolari del suo viso che fossero ancora riconoscibili. Avrei potuto comunque fare qualunque cosa e forse anche questa è la cosa interessante di questo lavoro, dato che avete un modello, uno stampo modellabile interamente personalizzabile, potete farci quello che volete. Parlando di scultura, la prima cosa che ho fatto è stata quella di sistemare tutti i vari difetti, rimuovere la barba e le sopracciglia. Da qui in poi il lavoro è molto simile a quello di Among Us, quindi non voglio annoiarvi troppo spiegandovi sempre le stesse cose.
ma facciamo comunque qua e là un piccolo ripassino veloce. Per lo stampo ho utilizzato un gesso sintetico super duro in modo da non perdere nessun dettaglio. Primo strato di lettura e il secondo strato di rinforzo e ho utilizzato una fibra di vetro quadriassiale. Successivamente ho realizzato 2 repliche dello stesso viso per farvi vedere anche delle leggere differenze di colorazione. Anche in questo caso ho utilizzato il silicone al platino e una delle 2 facce è stata riempita con della schiuma poliuretanica in modo da dargli maggiore consistenza, dato che poi una volta applicata sul quadro non doveva afflosciarsi su se stessa. Come ultimo strato per la mia colorazione ho utilizzato una miscela di silicone, benzina più aerosil. L'aerosil praticamente è una polvere di silicio che serve per opacizzare. L'occhio verde è stato realizzato da Dario Capello che me l'aveva dato penso un anno fa, mentre quello cadaverico è stato realizzato da uno stampo degli occhi della Grimace. La Grimace è una marca che vende prodotti per il make-up e ha realizzato appunto questi occhi in plastica molto carini, sono economici e discretamente realistici, quindi quando si devono realizzare dei lavori come questi dell'ultimo minuto molto veloci sono molto comodi. Ovviamente qui sotto in descrizione vi metto il link per poterli acquistare. Infine, per aggiungere maggior realismo alla mia faccia macabra, ho aggiunto anche dei capelli. Facciamo una premessa, io non sono un super esperto di capelli, cioè nel senso che non è un lavoro che faccio spesso, non sono molto bravo e ho dovuto farlo comunque molto di corsa, molto di fretta. Quindi se siete degli esperti vi prego di non giudicarmi male. Per applicare i capelli ho praticamente modificato un ago, ho tagliato parte della cruna e in questo modo, come un piccolo uncino, posso infilare i capelli all'interno del silicone. Una volta che il pelo entra nel silicone rimane imprigionato e a meno che non lo tirate con la forza non esce più. Quindi in questo modo possiamo applicare un capello alla volta o comunque varie ciocche di capelli fino a creare piano piano un volume di capelli abbastanza realistico. Io per questo lavoro l'ho lasciato abbastanza rado perché volevo comunque dare un certo senso di inquietudine all'opera stessa, alla faccia che stavo creando. Una volta applicati li ho tagliati, ho aggiunto un po' di olio, un po' di lacca in modo da poterli modellare meglio e dargli anche un certo senso di sporco. Per quanto riguarda il quadretto, sono andato a cercarne uno al mercatino dell'usato che ho qua vicino al mio studio e per fortuna ne ho trovato uno veramente molto carino, adatto perché era delle dimensioni esatte. La testa ci sta secondo me perfettamente al suo interno e la cornice era veramente molto bella, cioè praticamente non dovevo fare nulla, non mi sono trovato a dire vabbè devo ricolorarla, devo sistemarla, no, era perfetta così. Ho semplicemente ovviamente tolto la parte centrale del vetro e del quadretto e ho aggiunto un pannello di plastica che ho verniciato di nero e quindi perfetto così, ci ho applicato la faccia sopra e secondo me il lavoro viene risaltato molto da questa cornice, da questo quadretto. E ho speso anche molto poco perché alla fine ho speso circa 13 euro per comunque un oggetto che secondo me riesce ad esaltare molto bene l'opera che ho creato. Anche questo quadretto verrà messo in vendita, ma la potrete trovare sul mio negozio Etsy assieme a tutta la mia collezione di maschere che ho creato in questi anni, quindi se siete curiosi potete andare a guardare
quello che faccio. Oltretutto in descrizione trovate anche i link dei miei social, uso principalmente Instagram e ho 2 profili, quello dedicato al make up e quello dedicato alle maschere, dove piano piano continuo a caricare tutti i miei lavori. Spero davvero che questo lavoro vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa esservi utile, perché come avete visto abbiamo creato un supporto modellabile in pochissimi passaggi ed è molto utile magari per allenarsi o per creare delle sculture personalizzate. Quindi fatemi sapere con un commentino qui sotto cosa ne pensate. Se avete la possibilità condividete ai vostri amici e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Voi siete sempre iper creativi e a presto!